Vedo che rimani sempre sulle idee sicure e non vai mai alla ricerca di rischi. E così ho deciso di buttarmi dall'aereo. Non voglio essere qua. Tutti abbiamo paure e dubbi che ci trattengono da fare qualsiasi cosa. Sono ovviamente naturali e ci hanno salvaguardato per tantissimi anni. Avere paura è una delle cose più naturali che esista al mondo. Se ci pensi, se non avessimo paura saremmo estinti da millenni adesso. Immaginati non aver paura del fuoco e andarci a ballare dentro. Cioè, ovviamente devi avere paura di qualcosa, ovviamente bisogna avere paura di cose. Il problema però sta quando queste paure si intromettono nella nostra vita in situazioni che effettivamente non hanno bisogno di quel tipo di paura. Io in primis mi trovo ad avere estremamente paura a fare il primissimo passo, a parlare a uno sconosciuto. Cos'è la cosa peggiore che potrà mai capitarci? Cioè, effettivamente il mio corpo, quando sa che devo fare un qualcosa, come parlare con qualcuno che non conosco, si irrigidisce. E spesso ci bloccano da esperienze. Di recente ho fatto un video sulla mia paura di perdere il controllo e mi ha portato a farmi il mio primissimo tatuaggio in una città sconosciuta, da un tatuatore sconosciuto, e la decisione l'ho presa nel giro di un'ora circa. In quel momento ho lasciato che il controllo ce l'avesse una persona esterna a me. L'altro giorno mi ha scritto un ragazzo su Discord e comunque grazie a tutti quelli che mi scrivono le loro storie, le loro paure, le loro ansie, mi fa un sacco piacere sapere che non sono da sola in questa fobia del nulla cosmico. Questo ragazzo mi ha scritto: vedo che rimani sempre sulle idee sicure e non vai mai alla ricerca di rischi. E forse è vero. Effettivamente la situazione del tatuaggio è stata una situazione abbastanza controllata. Ovvero il tatuatore era all'interno di uno studio, quindi sicuramente sapeva fare un minimo di tatuaggi. Aveva multipli tatuaggi. No, sono stupida che ho chiuso il computer. Sono veramente scema. E dopo effettivamente era in uno studio e il tatuatore aveva multipli tatuaggi che mi piacevano anche tantissimo, quindi un po' di certezze me le stavo dando. Quindi diciamo che comunque era una situazione abbastanza controllata, perché ho potuto dire come volevo il tatuaggio, con che colori, con che forme, cosa volessi di immagine nel tatuaggio. E così ho deciso di buttarmi dall'aereo. Oggi è il mio ultimo giorno di vita. Tra pochi minuti al ritrovo. Sono terrorizzata per addio. Ok, devo ammettere che non è stata completamente un'idea mia, ovvero la mia community su Twitch ha deciso di mettere un sub goal che io ritenevo abbastanza impossibile da raggiungere per farmi fare un bungee jumping. Stupida me che non credo nella forza della mia community, sono veramente cretina, mi dispiace, mi scuso, colpa mia. Sono riuscita a ritrattare dal bungee jumping allo skydiving, perché bungee jumping a me fa un terrore folle, del tipo che potrebbe staccarmi la schiena. Quindi sono riuscita a trovare un posto a Verona che facesse salti col paracadute in tandem, perché ovviamente non mi sarei... A parte che non penso sia proprio possibile buttarsi giù da soli per la prima volta col paracadute. E poi è meglio se qualcuno mi abbraccia, perché so che non mi riuscirei a... cioè lo step dell'aereo sarebbe stato impossibile, cioè già lo sapevo. Dopo vari accorgimenti sulla sicurezza, che più che farmi sentire più sicura mi facevano crescere ancora di più l'ansia. È il documento che dice che se moriamo non è colpa vostra? Più o meno. No, dai, scherzo. Ok. Questo è il punto molto importante, ok? Perché voi ci dovete mettere del vostro, perché finora se c'è qualche problema noi vi sistemiamo e vi facciamo. A proposito, se c'è un istruttore che vi viene a correggere le mani o le gambe, mi raccomando non opponete resistenza ma agevolatelo, ok? Nella fase finale della planata voi dovete alzare le gambe. Come si alzano le gambe? Uvetto. Ci sono vari sistemi, ci sono quelli che gli atleti fanno così, ma gli atleti non è, prendiamo le gambe, mettiamo la mano sotto il ginocchio, andiamo ad afferrare l'interno coscio con il palmo della mano e tiriamo le ginocchia al petto e poi facciamo questo finale. È molto facile, ma dobbiamo fare questo. Prima di fare questo tirate le ginocchia al petto e poi alzate questo. Ma poi i piedi per terra, cioè sarà il nostro culo per terra a toccare o sarà i piedi dell'istruttore? Guarda, se va tutto bene tu neanche tocchi per terra. Questo ok, Tocca solo- perfetto. Non vi preoccupate. Ok. Vola. Perfetto.
metti le mani sotto le ginocchia, prego, se riesci, guarda, se lo metti esattamente la mano nell'interno del ginocchio, bravo, metti la mano, bravissima, così tiri i ginocchi al petto, subito, bravo, questa è una sfida. Perfetto, brava. Eccoci qua, ciao Giulia. Ciao. Sei pronta? No. Non serve essere pronti quando sei con Diego. Non hai mai deciso di saltare? Chi? Faccio... non so se avete presente Twitch. Sì? Sono su Twitch e abbiamo raggiunto un gol e devo buttarmi giù dall'aereo. Andiamo? Tieni questo elmetto. Spaziale. È arrivato il momento di salire sull'aereo e qua c'è una cosa di Armageddon fighissimo di loro. A parte il fatto che eravamo in 16.000 in un minuscolo aereo, ma sinceramente il tragitto in aereo è stata una delle cose più spaventose di sempre. Non solo perché mi stava crescendo l'ansia del fatto che stavamo salendo e che prima o poi ci saremmo buttati, ma avete presente le perturbazioni e le mancanze di... Come si dice? Quando manca... come si chiama? Non quando il cuore salta un battito. Queste sono le mie ricerche. Dai! Giugia! Domanda! Vieni qua. Come si chiama? Quando l'aereo fa tipo... ecco perché ti consiglio quel canale, perché dice anche queste robe. Quando perde tipo un attimo... Sì, ma non perturbazione, quando fa salto in giù tipo. Adesso so che praticamente con il flap posteriore inclinato verso l'alto, l'aereo comincia a prendere una rotta, poi dipende ovviamente che aereo, se è un Boeing 737, 747 moderno, ce ne sono diverse... Quanti hai preso nella tua vita? 0. Ah. Però guarda un sacco di video. No, però non lo so come si chiama. Senti, video editor, metterai il nome di quello che cazzo è qua. Quegli sbalzi, minchia, mi terrorizzavano, era una cosa... Pensavo, sono morta. Poi ho avuto la brillante idea, prima di salire sull'aereo, di chiedere all'istruttore: ma vi sono mai caduti degli aerei? Ovviamente con l'aspettativa di sentirmi dire: ma figurati, loro... Ma in realtà è un paio è abbastanza. Le uniche opzioni sono 0-1. Queste sono... Siamo saliti su quest'aereo e a parte la salita che è stata terrorizzante, a tal punto che a un certo punto vedo che cominciano un po' a prepararsi, a sistemarsi, e il ragazzo che stava facendo il video guarda l'orologio e gli dico: siamo arrivati? Quando vedo le case lontane. Ora fa: no, siamo solo a 2000 metri, siamo a metà strada. Siamo a 2000 metri. Ancora nessuno volare. Esatto. Ma nessuno così. Siamo solo a metà. In quel momento sono sbiancata completamente. Vabbè, comunque arriviamo ai 4000 metri ed è arrivato il momento per lanciarsi. In quel momento sentivo dentro di me completamente che continuavo a ripetermi: no.
complimenti per i tuoi, come si chiamano? Follower. Follower. Mio Dio. Allora com'è andata? Fighissimo. Non va. Andiamo in 5? Appena finito, siamo atterrati là. Sono morta. A parte il fatto che non riuscivo proprio a respirare e mi hanno detto che era una cosa più che altro mentale, io mi tappavo continuamente il naso perché mi entrava tutta l'aria nel naso, non riuscivo a respirare, quindi me lo tappavo per riuscire a respirare dalla bocca. Però, a parte che è durato pochissimo, è stato assurdo, super liberatorio, allo stesso tempo, mamma mia, l'attesa è un'ansia indecente, però è stato super figo. Super figo. Ma il fatto che fossi attaccata a qualcuno che non mi stesse dando altre opzioni, un'altra volta mi sono trovata non in controllo, senza il controllo. E un po' come il significato del tatuaggio, che è nel apprezzare le cose che non sono sotto il tuo controllo, perché spesso portano cose positive. Anche in quel caso mi sono trovata a non essere in controllo della situazione e è stato figo. Effettivamente figo. Poi a parte il fatto che pensavo di morire perché continuavo a tapparmi il naso perché non riuscivo. Io ho questa paura, ok? Io quando ho paura, quando salto, quando sento sbalzi di pressione, io mi tappo il naso. Non solo quando mi tuffo, anche quando mi lancio in aria, a quanto pare. Sì, mi tappo il naso anche sulle montagne russe. Comunque, a parte le situazioni che non riuscivo a gestire, del tapparmi il naso, guardare in giù, guardare il casino, sono atterrata ed è stato assurdo, è stato bellissimo. È stata bellissima la sensazione di planare, di essere io mi sentivo in balia dell'aria, cioè poi ovviamente magari la persona che mi stava dietro, l'istruttore, magari ovviamente no, cioè ma probabilmente l'avranno fatto 7 miliardi di volte, ormai sono loro i padroni dell'aria, ma io mi sentivo completamente, poteva partire un soffio d'aria e io ero morta. Adesso che mi sono anche buttata da un aereo, probabilmente penserete, ah ma adesso non hai più nessunissima paura. No, ho ancora il terrore di parlare a uno sconosciuto, ho ancora il terrore di dichiararmi, ho ancora il terrore di guardare la lampadina o la campana e mi sono resa conto che ho più il terrore più che di grandi gesti, ho paura di piccole cose che mi portano fuori dalla comfort zone nella mia vita reale. Perché sì, il tatuaggio è stato figo, il salto dall'aereo è stato fighissimo, ma erano sempre fuori dalla mia vita come. E ho deciso che d'ora in poi voglio sempre mettermi più in gioco e provare a parlare con lo sconosciuto, provare a dichiararmi alla persona che mi piace, provare a dire ciò che penso. E sarebbe super figo se voi commentaste qui sotto con cose che secondo voi dovrei affrontare, cose che secondo voi sono paurose per i più. Prometto che farò il tutto per farle. Comunque la vita è piena di incertezze e fare un salto dall'aereo può essere semplicemente una rappresentazione metaforica di ciò che è questo fidarsi di ciò che ti verrà dato, di ciò che ti succederà nel futuro. Ti lascio con questo piccolo pensiero magari che mi sta aiutando molto ad affrontare queste mie piccole paure, piccole e grandi paure. Affrontando le paure, smettendo di pensare troppo e abbandonandosi all'ignoto, spesso si scoprono cose di se stessi e si migliorano e ci vengono date incredibili opportunità di crescita. Grazie per aver ascoltato. Ci vediamo al prossimo video che spero non sia tra un altro mese perché prometto che sarò più disciplinata su questo. Complimenti.